Da piazza San Pietro, ieri il Papa, ricordando l'angoscia dei genitori, ha riaperto il caso Orlandi. Un caso per la verità che non era stato mai chiuso, ma sul quale ormai da 7 mesi era calato il silenzio. 7 mesi, da quando cioè i rapitori avevano fatto trovare una cassetta sulla quale era inciso un messaggio pressoché incomprensibile e con questo annunciavano conclusa l'operazione Orlandi. Alla cittadina Orlandi, Emanuela. Da allora il silenzio. Poi ieri il Papa ripesca, un po' a sorpresa, la vicenda di Emanuele Orlandi. Cosa vuol dire questa mossa? Parla l'avvocato Gennaro Egidio, incaricato dalla famiglia Orlandi di mantenere i contatti con i rapitori della ragazza. Indubbiamente il caso Enigma Emanuela sta molto a cuore al Santo Padre ed è sempre nella sua mente. Il Santo Padre, al culmine del giubileo straordinario della redenzione, avrà inteso suscitare nei cuori e nelle coscienze di tutti sentimenti e propositi salutari. La nebulosità che avvolge in particolare la scomparsa della giovane Emanuela e quella di altre ragazze, vedi Mirella Gregori, avrà spinto Papa Wojtyla, nel giorno in cui si rivive l'irradiazione spirituale della Pasqua, a chiedere con il suo generoso, umano, preciso e significativo messaggio una risposta concreta da chi finalmente, ascoltando la voce della coscienza, dovrebbe darla. Saranno anche valse le sollecitazioni della famiglia Orlandi, che attende ed esige una risposta. Sì, vabbè, ma vorremmo dire che il fatto che il Papa abbia parlato di Emanuela Orlandi può anche significare una speranza, o può anche voler dire che c'è qualcosa che lascia credere che Emanuela Orlandi sia ancora viva. Dal 22 giugno dell'83 per la Orlandi e dal 7 maggio dell'83 per la Gregori lo scorrere lungo, lento del tempo. Dal gennaio ad oggi un lungo silenzio. Dovremmo tutti confidare ed auspicare che l'appello del Santo Padre valga a diradare le ombre, a dissipare dubbi e nebulosità. Questa è la speranza che si nutre, questa è la possibilità, ripeto, possibilità, che attendiamo e che credevamo ci fosse stata data, e noi abbiamo creduto e vogliamo ancora crederci. In questa intervista l'avvocato Egidio ha misurato le parole col bilancino. Del resto l'interessamento del pontefice può anche essere decifrato tra i misteri del Vaticano come una prova che Emanuela Orlandi sia ancora viva. E forse non è nemmeno un caso che l'avvocato Egidio abbia sottolineato una parola soprattutto: possibilità. La vicenda Orlandi continua dunque, enigmatica e misteriosa come sempre. (24 luglio 1984). A Miane, Treviso, viene interrogata Raffaella Gugel, che riferisce: dopo alcuni giorni che il Santo Padre fu attentato dal terrorista turco, mio padre mi disse di stare attenta per la strada, perché nella città del Vaticano erano circolate delle voci di un possibile rapimento di un cittadino vaticano in cambio del terrorista turco Ali Akçah. In quel periodo io andavo a scuola in corso Vittorio Emanuele II
Istituto Tecnico Commerciale Vincenzo Gioberti, e ogni mattina alle ore 8:15 prendevo l'autobus 64 dal capolinea ubicato nella piazza quasi di fronte all'ingresso di Porta Sant'Anna. Alla fermata successiva al capolinea saliva a bordo un uomo sui 28-30 anni, con giacca e pantaloni tipo sportivo, il quale prendeva posto a sedere e notavo che mi osservava ripetutamente. Questo episodio si verificava quasi ogni mattina. Preciso che nell'arco di una settimana succedeva 3 giorni di fila, e poi vi era una sosta di un giorno e successivamente, gli altri 2 o 3 giorni, rincontravo quest'uomo. Fin dai primi incontri con quest'uomo nell'autobus, riferì l'episodio a mio padre, ma non ho mai saputo se ne ha fatto parola con alcuno. Questi incontri con questo uomo durano per circa 2 o 3 settimane, ma alla fine non lo vidi più. Sono sicura di non aver mai visto quell'uomo quando ero in compagnia di Emanuela Orlandi. 21 agosto 1984. Il comunicato 10 del sedicente Fronte di Liberazione Turco Anticristiano Turkesh viene inviato da Ancona alla redazione milanese dell'agenzia ANSA. Si pongono 4 condizioni per la liberazione di Emanuela, tra cui una firma di un trattato tra la Santa Sede e il Costa Rica, dove Achca avrebbe potuto scontare la sua pena agli arresti domiciliari. Finisce con una presunta frase di Emanuela: «Papà, ricordati i ritagli». Secondo Ercole Orlandi si riferisce a una ricerca di geografia in cui aiutò Emanuela a ritagliare illustrazioni e cartoline da incollare sul quaderno. 23 agosto 1984. Il presidente del Costa Rica, Luis Alberto Monge, dopo aver appreso del comunicato del fronte Turkesh, dichiara di essere disponibile ad accogliere Ali Agca, ma soltanto per ragioni umanitarie e su richiesta dello stesso Papa. 21 settembre 1984. La squadra mobile emette un mandato di cattura nei confronti di Enrico De Pedis, componente della cosiddetta Banda della Magliana, per associazione a delinquere. 1 novembre 1984. Il giudice istruttore Ilario Martella chiede il rinvio a giudizio dei turchi Serdar Celebi, Oral Çelik e Bekir Çelenk e dei bulgari Sergei Antonov, Yelio Vassilev e Todor Alvazon, a conclusione dell'inchiesta sull'attentato a Wojtyla. 22 novembre 1984. Arriva un altro comunicato dal fronte Turkesh all'agenzia ANSA, nel quale si chiede la scarcerazione di Achka e si elencano 7 particolari prove per dimostrare il possesso di Emanuela. Si ritorna a parlare in queste ore di Emanuela Orlandi, la ragazza romana scomparsa oltre un anno fa. Ieri, dopo 3 mesi di silenzio, si è rifatto vivo con un comunicato recapitato alla sede milanese dell'ANSA il fantomatico fronte anticristiano Turkesh, che rivendica appunto il rapimento della giovane. Nel messaggio si ribadisce che se Vaticano e Italia firmeranno l'accordo che consentirebbe la liberazione di Ali Agca e il suo trasferimento nello Stato Vaticano, il Turkesh farà avere una foto di Emanuela. Sarebbe la prova principale della veridicità della rivendicazione del rapimento. Ma c'è in questo comunicato qualcosa di più e di inedito. 7 particolari che riguardano proprio la vita di Emanuela, e proprio questi particolari riscontrati dai genitori della ragazza hanno riacceso in essi la speranza. Per la prima volta la mamma di Emanuela Orlandi si è lasciata intervistare. Lo ha fatto con il TG2, il servizio è di Gino Rocca. Il comunicato fatto trovare ieri a Milano dal Turkesh apre uno squarcio nella vicenda di Emanuela Orlandi, una vicenda prodiga di misteri e avara di certezze, ma da ieri, tra le righe scritte a mano in stampatello di questo ennesimo comunicato, si intravede una speranza forse finalmente concreta. Se ottimismo c'è, non saremmo noi a dirlo, ma lo avvertirete voi stessi nei volti dei genitori della ragazza, soprattutto nei sorrisi della madre che, per la prima volta, ha deciso di raccontare quello che prova. Sono contenta, ecco. Lei non ha mai perso la speranza per Emanuela? No, mai. Si raddoppia giorno per giorno. Lei spera di poterla rivedere? Sì. Sentiamo anche il padre, che avevamo sentito già altre volte. Signor Orlandi, i 7 particolari, cosa le dicono? No, ci hanno ricordato con qualcosa di vero, forse. C'è qualcosa di verità. Almeno in 5 particolari, perlomeno.
E lei cosa pensa? È ottimista? Io sì. Lei è sempre stato ottimista? Sì, sempre. Anzi, mi auguro che quello che è scritto sul messaggio, che quello che ha sempre molto parlato e che dovrà firmare dei trattati, possa firmarli presto e Emanuele torni a casa presto. Voi aspettate una fotografia, signor? Sì. Qual è stato il momento peggiore? Cioè avete avuto dei momenti di pessimismo e adesso invece la vediamo sorridente. Sì, ci sono, quando è che passano quei 3-4 mesi senza avere notizie, allora... Cosa vi fa credere che sia autentico questo comunicato? A lei che è una madre, cosa le dice di aver fiducia? Fiducia, io penso che questo che scrivono è verità. Ecco, ogni parola per me... Che significa, scusi, che lei che è la mamma di Emanuela, in questi particolari ha ritrovato delle cose che solo sua figlia può aver detto? Sì, sì, senz'altro, incominciando dalle scarpe, di tutto, ecco. Adesso mi viene in mente solo le scarpe. Beh, ma un paio di scarpe bianche forse ce l'hanno tutte le ragazze. No, quelle erano particolari per Emanuela. Chissà, le prime scarpe con dei tacchetti piccolini erano della sorella, allora lei... Ottimismo, quindi. Finalmente. Sì. Sempre. 26 novembre 1984. Enrico De Pedis viene tratto in arresto in esecuzione del mandato di cattura del Tribunale di Roma per associazione per delinquere e traffico di droga. Per favoreggiamento nei suoi confronti vengono arrestati anche De Tomasi Giuseppe Sergio e Vanni Terenzio. Il pregiudicato viene arrestato in casa dell'ex moglie di Giordano. 23 dicembre 1984. Il treno rapido numero 904, partito da Napoli e diretto a Milano, viene colpito da un attentato dinamitardo all'interno della grande galleria dell'Appennino. L'atto provoca 16 morti e 267 feriti. Per la cosiddetta strage di Natale verranno condannati Guido Cercola e Giuseppe Pippo Calò. Dalla sentenza si legge: con lo scopo pratico di distogliere l'attenzione degli apparati istituzionali dalla lotta alle centrali emergenti della criminalità organizzata, che in quel tempo subiva la decisiva offensiva di polizia e magistratura per rilanciare l'immagine del terrorismo come l'unico reale nemico contro il quale occorreva accentrare ogni impegno di lotta dello Stato. Vennero a galla diverse linee di collegamento tra Calò, Cosa Nostra e la camorra napoletana, gli ambienti del terrorismo eversivo neofascista, la P2 e la banda della Magliana. Lei ha sentito parlare del caso di Emanuela Orlandi? Sì, io ho seguito il caso Orlandi, che è molto strano. Il mondo anche sta seguendo il caso Orlandi. Forse molti sanno, ma manca il coraggio intellettuale nell'Occidente. Che sta succedendo in questi paesi? Nessuno ha coraggio di dire. Scusi, bene, anche io non ho coraggio di dire. Lei ha il coraggio di dire che la sua vita può essere barattata con quella di Emanuela Orlandi? Dia una prova allora di intraprendenza. No. Io vorrei che Emanuela Orlandi sia liberata senza nessuna precondizione. Io faccio questo appello ai rapitori, che non sono molto lontani. Come fa a dirlo? Io vorrei ottenere la libertà per motivi umanitari dallo Stato italiano. Ma lei crede che Emanuela Orlandi sia stata rapita dai suoi, che sia viva oppure no? Scendiamo dai grandi ideali. Bene. Emanuela Orlandi è viva, non è in pericolo. Forse... Le pare umano questo? Lei chiede allo Stato italiano di dimostrarsi umano con lei. Lei dice Emanuela Orlandi è viva e deve essere liberata.
e su che cosa si basa per fare queste affermazioni? Lo faccio secondo alcune deduzioni logiche. E non lo fa per conoscenza diretta di qualche fatto? No. 18 febbraio 1985. Una signora, Offer Josephine Spitaler, telefona ai carabinieri di Terlano, Bolzano, per riportare quanto da lei visto il 15 agosto di 2 anni prima. Inizia ufficialmente quella che verrà chiamata in seguito la pista di Bolzano. 25 febbraio 1985. Dopo ulteriori conferme dei carabinieri di Terlano in merito alle dichiarazioni della signora Spitaler, i militari del reparto operativo di Roma si recano nella cittadina del Trentino Alto Adige per prendere contatti con la donna. La confidente, da informazioni riservate ottenute dai carabinieri, risulta di normale attendibilità e assolutamente raziocinante. Gode di buona stima e non è adusa a bevande alcoliche. La stessa prega gli inquirenti di mantenere l'anonimato. 4 marzo 1985. Davanti ai carabinieri del reparto operativo di Roma, presso gli uffici della stazione carabinieri di Terlano, la signora Spitaler fa mettere a verbale che, il giorno di Ferragosto del 1983, nella casa di campagna ove io abito, verso le 12, è giunta un'autovettura del tipo A112, targata Roma, di colore blu-nero, con a bordo un uomo che trasportava una ragazza, di circa 14-16 anni, che appariva molto stanca, con gli occhi quasi socchiusi e inespressivi. La ragazza aveva le seguenti caratteristiche fisiche: altezza 1,60-1,65, forme non pronunciate, magra, capelli castano scuri, quasi neri, lunghi, lisci, molto sporchi. La stessa giovane vestiva nel seguente modo: camicetta a maniche lunghe, color verde, posta al di fuori della cinta, blue jeans, scarpette in tela color beige, portava un girocollo in materiale non metallico, dai colori molto sbiaditi, ma che mi sembra ricordare verde grigio. L'uomo che accompagnava la ragazza, che so essere un buon conoscitore dei coniugi Springorum che abitano al piano sotto al mio, appena giunto ha accompagnato la ragazza sostenendola per un braccio all'interno dell'abitazione, dicendole in lingua italiana: non puoi parlare con nessuno perché sono tutti tedeschi. È passato tanto tempo. Ho visto Emanuele arrivare in una macchina con la targa di Roma. Poi qualcuno le ha detto: qui non puoi parlare, tutti parlano tedesco. E sono tornati a casa. Poi Emanuela è uscita di casa di corsa, ha salito le scale e ha bussato alla mia porta. Era nel panico e mi ha chiesto: hai il telefono? Io ho risposto: no, non ce l'ho. Dopo 3 giorni, presso la nostra abitazione si è presentato un personaggio in uniforme, presumibilmente austriaca o tedesca, di circa 35 anni, molto alto, a bordo di una BMW verde metallizzata, di cui la targa mi sembra essere stata VMPS 70, e in lingua tedesca, parlando con gli Springorum, asseriva che il giorno dopo la ragazza sarebbe stata prelevata da un altro individuo proveniente dalla Germania. Il giorno successivo, 19 agosto 1983, giungeva un'autovettura del tipo Peugeot con a bordo tale Teufenbacher Rudolf, fratello della moglie del signor Springorum, accompagnato dalla propria consorte. Alle 13:15 dello stesso giorno ho visto i Teufenbach, sua moglie e un'altra donna bionda di circa 35 anni, uscire dall'abitazione degli Springorum con la ragazza di 4 giorni prima, che veniva caricata sulla Peugeot. In tale circostanza la ragazza, nello stesso stato psicofisico ma leggermente più reattiva, vestiva gli stessi abiti con l'aggiunta di una fascetta sulla fronte, del tipo indiano. Durante tale circostanza ho notato che la ragazza tentava di rivolgermi la parola senza riuscirci, in quanto la donna bionda, da me mai vista prima, le spostava il capo in maniera brusca, quasi da volerle impedire un contatto visivo con altri. Da quel momento in poi non ho più visto quella ragazza. Nel corso del verbale la donna ribadiva quanto precedentemente dichiarato, precisando di non essere in buoni rapporti con lo Springorum, di essersi trovata occasionalmente presente sia all'arrivo che alla partenza della ragazza,
a causa della conformazione del casale, che quando venne a conoscenza della scomparsa di Emanuela Orlandi rinfacciò allo Springorum di essersi preso quella ragazza, riferendosi alla Orlandi, dandogli del porco. Lo stesso, quasi pavoneggiandosi, rispose con un ghigno di vanto. Nell'autunno 82 i coniugi Springorum ospitarono per qualche giorno un uomo e una donna di nazionalità tedesca, giunti con una Volkswagen, in compagnia di una bambina bionda di 4-5 anni, continuamente piangente. La donna non aveva assolutamente l'atteggiamento di una madre nei confronti della piccola, e quando la Hofer si propose di consolare la bimba, la signora, disinteressandosi della bambina, la aggredì verbalmente con la frase «pensa alla merda tua». Successivamente, quando la coppia tedesca era già andata via, guardando un programma televisivo, venne a conoscenza del rapimento di una bambina avvenuto tempo prima in Germania. La bambina rapita riproduceva fedelmente le fattezze della bimba vista a casa dei coniugi Springorum, con la coppia tedesca. In effetti in Germania, il 16 gennaio 1981, venne rapita una bambina bionda di nome Nina von Gallwitz, all'epoca di 8 anni. La rete televisiva ZDF, nei suoi programmi, ne fece menzione in 2 occasioni. L'ultima, il 5 settembre 82. Per il sequestro venne pagato un riscatto di 1.500.000 marchi. Al termine della verbalizzazione, alla signora Hofer venivano fatti visionare dei fascicoli fotografici nei quali la donna riconosce in 2 fotografie la ragazza giunta presso il suo casale. Le 2 fotografie riproducono Emanuela Orlandi come era nell'aprile del 1983. La donna afferma ai carabinieri di aver voluto parlare solo ora perché al tempo venne fermata da suo marito, che le consigliò di non immischiarsi. Nello stesso periodo, la signora Giovanna Blum, che già abbiamo incontrato, insegnante di musica del Conservatorio di Bolzano, a verbale di sommarie informazioni fa scrivere la storia che già abbiamo visto. Verso la fine di luglio dell'83, verso le ore 00:01, sento squillare il telefono e dall'altra parte sento una voce femminile che asseriva di essere Emanuela Orlandi e di trovarsi a Bolzano e mi chiedeva di avvertire la polizia. Dopo circa 5 minuti ho telefonato al 113 dicendo quello che era accaduto. Appena riattaccato il telefono, questo squillava nuovamente e nel rispondere sentivo una voce maschile la quale mi diceva «Lei dimentichi quello che ha sentito». Ha capito? Con tono piuttosto minaccioso, e quindi riattaccava. Subito dopo ritelefonava la polizia avvertendomi di non aprire ad alcuno. Dopo ho ricevuto un'altra telefonata, la quale, con tono minaccioso, mi intimava di smettere di telefonare in giro. 7 marzo 1985, nell'abitazione in uso a Theoffenbach Rudolf, in Alto Adige, si dà inizio a una perquisizione a cura dei carabinieri. Nell'investigazione venivano poste sotto sequestro delle agende ed altro materiale ritenuto utile al proseguo delle indagini. Quello che non si sa di Rudolf di Theoffenbach all'epoca è che quest'ultimo appartiene al SISMI, con funzioni di capocentro della sede di Monaco di Baviera. 11 marzo 1985. Il consigliere istruttore avoca l'inchiesta Orlandi, che era seguita da Domenico Sica, a Ilario Martella, il magistrato che ha portato a termine l'indagine sulla pista bulgara dell'attentato al Papa. 10 aprile 1985. All'avvocato Egidio viene fatta recapitare una busta da lettera con all'interno una cartuccia calibro 7,65. I carabinieri prendono atto che lo stesso è attualmente il legale di parte civile per conto degli assicurati del caso della rapina alla Brinks Securmark, dei familiari delle scomparse Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e Stefania Bini, e in passato di essere stato legale in relazione alla promessa pubblica del caso della baronessa Jeannette Rothschild. 7 maggio 1985. Vengono perquisite le abitazioni e pertinenze in uso a Theoffenbach Rudolf, in particolare a Merano, a Roma e alla Dispoli. Vengono sequestrati fogli e documenti, un'agenda, dei biglietti ferroviari per la tratta Roma-Bolzano e un libro dal titolo Il Vaticano visto attraverso il buco della serratura. Questa aveva inventato, perché l'ha detto anche a un'altra sua amica, che sarebbe riuscita a
incamerare la proprietà. Lei voleva farle del torto, non è che non ha visto Emanuela arrivare? No, l'avrà anche vista o immaginata di vedere, perché non è venuta lì, ovviamente. E non c'ero, che non potevo esserci. Perché ero a Monaco. Questo è assodato. Però dopo vari anni si è detto che lei invece ha detto sì, c'ero, stavo in vacanza lì. No. A cavallo di quei giorni, adesso di preciso non me lo ricordo, a cavallo di quei giorni io sono andato in vacanza e sono passato da Terlano, questo sicuro. 24 maggio 1985. Gennaro Egidio concede ai giornalisti una nuova ricostruzione. È da presumere che il rapimento di Emanuela sia una conseguenza della vicenda Hajka, perché dalle analisi dei tanti elementi disponibili può ritenersi che esistano dei collegamenti. 13 giugno 1985. Nel corso del processo per l'attentato al Papa, Hajka dichiara che Emanuela Orlandi è ostaggio della P2 di Licio Gelli, che ricatterebbe la Santa Sede e il governo italiano per ottenere la liberazione dello stesso Hajka, e lo userebbe per obiettivi occulti in campo internazionale. Questa organizzazione, la P2, sapeva con certezza che io ero Gesù Cristo e volevo scambiarmi nel Vaticano. Una messa in scena, quella di Hajka, volta a ottenere la semi-infermità mentale. 24 giugno 1985. Francesco Cossiga risulta eletto Presidente della Repubblica Italiana. Succede a Sandro Pertini. 1 luglio 1985. Hajka ritratta le dichiarazioni su Emanuela rapita dalla P2, incolpando stavolta i lupi grigi. 18 ottobre 1985. Davanti al giudice istruttore Ilario Martella vengono convocati per essere interrogati, come testimoni, l'assistente di polizia Bruno Bosco e il vigile urbano Alfredo Sambuco. Mi ha chiesto dove stava la sala Borromini. Questa ragazza che le ha chiesto l'informazione era in compagnia? Era in compagnia di un signore. Il signore mi sembra che abbia avuto una valigetta, aveva un qualcosa, ma non borsa, una valigetta. E allora mi hanno chiesto, dice, senta, ma la macchina qui? No, assolutamente la macchina in sosta non può stare. Qui non può, se lasciava, anche perché poi c'era proprio il divieto di sosta assoluto. Oggi c'è un parcheggio, ma allora c'era proprio il divieto di sosta. Che macchina era? La macchina era un BMW scuro, penso un BMW di tipo metallizzato ma scuro, un verde scuro o un marrone, ma è uno scuro. 22 ottobre 85. Sulle basi della memoria visiva viene effettuata la ricostruzione degli identikit delle persone viste da Aldo Sambuco, il quale afferma vi è una somiglianza del 60-70% soltanto nei caratteri generali del viso, della fronte e dei capelli, senza considerare i dettagli, naso, occhi, bocca. Quest'uomo me lo può descrivere? Quest'uomo, diciamo, un uomo di circa 35 anni, alto 1,75 o qualcosa di più, abbastanza snello, lucidino, con un viso un po', diciamo, lungo, ma con astempiatura. Fui contattato dai carabinieri di Via Insicci e mi chiesero se potevo fare un identikit di questa persona. Io ho fatto un identikit, mi sembrava, e appunto loro dopo, finito questo identikit, perché c'è stato quasi un'ora, anche più, e mi disse, però assomiglia molto. Ma io dico, allora voi avete una fotografia? Appunto si diceva, dice, no, sì, dice, ma questa persona che pensiamo che sia noi, non sta in Italia, dice, perché non c'è, non si trova. Alle 12:30 Bruno Bosco fornisce le seguenti indicazioni: somigliante al 70% nella struttura fisica ed al 50% nella forma della testa. 27 novembre 1985. All'agenzia ANSA di Milano arriva un nuovo comunicato del Fronte Liberazione Turco Anticristiano Turkesh. Questo è l'ultimo, purtroppo. Emanuela non tornerà più. Sono spietati. La colpa è soprattutto del Vaticano, di Papa Wojtyla, dello IOR, del giudice di Ali Ercià. Anche Don Pietro Vergari, l'ex rettore della Basilica di Sant'Apollinare, viene iscritto nel registro